Allora, l'esercizio ci dice: ti do un vertice, questo vertice ha coordinate 5 e meno 1. Poi ti dice: ti do anche l'informazione che questa parabola taglia l'asse y nel punto di ordinata 3. Questo è un modo complicato per dire che la parabola passa per il punto 0,3, perché se appunto questo punto è di coordinate 3 sull'asse delle y, vuol dire che la sua x è 0. Il fatto che la sua x è 0 ci permette immediatamente di trovare subito questo 3. Perché? Perché se io sfrutto il passaggio per il punto 0,3 e vado a sfruttarmi la generica equazione di una parabola, che è y uguale ad ax quadro più bx più c, e appunto sfruttando il fatto che la y deve essere uguale a 3 e che la x è 0, questo si semplifica e ottengo subito che c è uguale a 3. Ci rimangono dunque da trovare gli altri punti, e per punti intendo appunto A e B. Come facciamo? Beh, innanzitutto sappiamo che la coordinata x del vertice è di equazione meno b fratto 2a. Per ipotesi però, la x del vertice ha coordinata 5, quindi qui ci scriviamo un bel 5. Cosa sappiamo anche? Che sulla y del mio vertice so che il suo valore è meno delta fratto 4a. Ma sempre per ipotesi sappiamo che questa y è uguale a meno 1. Quindi non resta adesso che sfruttare intelligentemente queste equazioni. Vediamo che cosa mi dice la prima. Se nella prima guardo l'inizio e la fine, beh, scopro che 5 deve essere uguale a meno b fratto 2a. Quindi io vado a moltiplicare tutto per meno 2a. Se moltiplico tutto per meno 2a, la b rimane da sola e si va a verificare che 5 viene moltiplicato a meno 2 e quindi diventa meno 10 e dobbiamo aggiungerci sempre la a. E quindi adesso abbiamo ricavato un'altra informazione. Dobbiamo andare a sfruttare ovviamente l'altra rimasta. Questa qui giustamente mi dice, sempre guardando l'inizio e la fine, che il nostro delta deve essere uguale a... Beh, se adesso moltiplico tutto per meno 4a, ottengo 4a, perché appunto devo fare meno 4a per meno 1. Meno 1 si intende questo. Quindi quando vado a moltiplicare meno 4a per meno 1, ottengo appunto 4a. Quindi adesso ricordo che vuol dire delta? Delta vuol dire b alla seconda meno 4ac. E quindi questo b alla seconda meno 4ac deve essere uguale a 4a. Però appunto ricordiamoci di una cosa, cioè ricordiamoci innanzitutto che io so quanto vale c, abbiamo scoperto immediatamente che vale 3 e quindi vado a sfruttare questa informazione e al posto di c metto già 3. Nulla so circa il valore di a, quindi lascio meno 4a, quindi che moltiplica questo 3. Cosa so per quanto riguarda la b? Per quanto riguarda la b so che vale meno 10a, quindi dovendone effettuare il quadrato, qui avrò 100a al quadrato. Il tutto deve essere uguale a 4a. Quindi adesso cerco un attimo di gestirmi questa roba qui. Innanzitutto noto che ovunque è presente la a. Quindi che vuol dire? Che posso andarmi a semplificare questa a. Vicino al 4 tolgo la a e tolgo anche la a vicino a quell'altro 4. In pratica che cosa ho fatto? Ho semplicemente diviso tutto per a, essendo che a era presente ovunque. Perché lo posso fare? Perché posso dividere tranquillamente per a? Perché so per certo che se si tratta di una parabola, quindi ax quadro più bx più c, mai si può verificare che a è uguale a 0. Altrimenti non sto parlando di una parabola. Termine di secondo grado deve essere presente per forza. Quindi questo ci dice che a è diverso da 0 e quindi essendo a diverso da 0 posso dividere tutto per a. Perché appunto quando divido per una cosa
devo sempre assicurarmi che quella cosa sia diversa da 0. Quindi a questo punto mi è rimasto 100A e poi qui che cosa ho? Ho 3 per 4, 12, quindi meno 12 uguale a 4. Il 12 lo porto dall'altra parte, ottenendo quindi 12 più 4, 16. Quindi abbiamo 100A uguale a 16. Divido tutto per 100 e so che A deve essere uguale a 16 fratto 100. Cosa hanno in comune il 100 con il 16? Il fatto che sicuramente sono multipli di 4. Quindi dividendo tutto per 4 ottengo 4 su 25 e quindi in questo modo dovrei essere riuscito a trovare la A. Controlliamo, sì, 4 su 25. Mi rimane da trovare la B, che è meno 8 quinti. Come la trovo? Beh, cerco di prendere l'equazione che più mi piace. Ovviamente l'equazione che più mi piace sarà questa, perché la B sta già esplicitata. Quindi uguale meno 10 che moltiplica il valore di A, che abbiamo scoperto essere 4 su 25. Cosa posso andare a semplificare? Naturalmente il 10 e il 25 hanno in comune un 5. Quindi dividendo tutto per 5, al 10 rimane 2 e al 25 rimane 5 e quindi concludo qui un meno 8 quinti e quindi ho dimostrato che B vale meno 8 quinti. Infatti, ecco qua, 4 su 25, meno 8 quinti e 3. Tutte cose che abbiamo ricavato. Ora, siccome il nostro obiettivo è pur sempre quello di esercitarci, facciamo il lavoro contrario, cioè l'esercizio è finito. Però, già che mi chiedo, data questa equazione, quali sono le coordinate del vertice? Ebbene, mi ricordo appunto che la x del mio vertice è meno b fratto 2 volte a, cioè chi è il valore di b? B è meno 8 quinti, quindi sopra ho meno 8 quinti e sotto devo dividere tutto per 2 volte a, ossia 2 per 4 fratto 25. Ricordiamoci che nella formula davanti c'è il segno meno. Quindi che cosa sta succedendo qua? Notiamo subito che sopra e sotto ho un 8, infatti 2 per 4 fa 8 e qui l'8 sta già pronto, quindi queste due cose si distruggono. Allo stesso modo ho 5 e poi 25, quindi semplificando qui viene 1 e qui viene 5. Che cosa succede al segno meno? Ovviamente anche il segno meno si distrugge e quindi mi è rimasto che cosa? Mi è rimasto sopra semplicemente 1 fratto 1 e sotto mi è rimasto 1 fratto 5. Naturalmente 1 fratto 1 fa ancora 1, quindi diciamo qui sopra è come se ci fosse direttamente 1. Come ci si comporta nel caso di frazione di frazione? La frazione che c'è sotto si ribalta, quindi avrei 1 per 5 fratto 1, ossia 5. Infatti se noi andiamo a guardare il nostro vertice è proprio 5. Invece se voglio calcolarmi per esempio la y, se voglio calcolarmi la y mi ricordo che y del mio vertice è uguale a meno delta fratto 4a. Quindi devo fare b al quadrato. B al quadrato stiamo parlando di 8 quinti al quadrato, quindi di 64 fratto 25 e a questa cosa devo sottrarre 4 volte il valore di A che è 4 su 25 per la mia C che vale 3. Il tutto devo dividerlo per 4 volte il valore di A, ossia per 4 su 25. Ecco che qui c'è tutta questa serie di frazioni che adesso andiamo a sistemare. Perché? 4 per 3 fa 12. Quindi se io moltiplico ancora per 4 ottengo 48. Quindi in pratica il mio numeratore ho, intanto c'è il segno meno esterno. Quindi ho 64 meno
48. Lo posso fare subito perché il minimo comune multiplo era già identico, 25, quindi mi rimane da fare la differenza tra 64 e 48, che naturalmente è 16. Quindi ho qui sotto 4 per 4 16, quindi 4, vabbè, lascio scritto 4 per 4 è 25, quindi abbiamo scoperto che questo qui fa 16, questo qui fa 16, quindi questo si semplifica e questo si semplifica, poi rimane 25 su 25, anche questi si distruggono, in pratica rimane meno 1. E quindi che cosa è successo? Ho dimostrato che la y del mio vertice è meno 1, quindi abbiamo approfittato di questo esercizio che ci chiedeva di andare a determinare l'equazione di una parabola. L'esercizio precisamente diceva scrivere l'equazione del tipo y uguale a x quadro più bx più c della parabola avente per vertice il punto 5 meno 1 e che taglia l'asse y nel punto di ordinata 3. Quindi abbiamo approfittato di questo esercizio per spiegare che cosa vuol dire questa cosa del taglia l'asse y nel punto di ordinata 3. Abbiamo ripostato le coordinate del vertice, sia nel senso diretto che inverso, ossia data la parabola trovare le coordinate del vertice, dato il vertice e un altro punto determinare l'equazione della parabola. E quindi questo è, diciamo, l'esercizio completo. Domande?